Il simbolo del cammino, lo sapete, è la conchiglia e qui siamo sotto una conchiglia gigante. Facciamo le foto di rito e poi mettiamo sul nostro canale Instagram. C'è un sole, ragazzi, non me Accecante. l'aspettavo, veramente accecante. Bella, Noi siamo le perle dentro la conchiglia. Ecco, eccola là. La parola che sentiamo dire molto in questi momenti, in queste zone, è ultreia, che è un antico saluto medievale. Ultreia è la parola usata dai pellegrini lungo il cammino di Santiago e significa andare oltre, vai oltre, vola più in alto. Ha questo significato di incoraggiamento per superare le difficoltà che si incontrano lungo il cammino stesso. Quindi viene scambiata fra i pellegrini, appunto, e spesso si risponde Etsuseia, ovvero volo più in alto, come dire che un messaggio positivo per dire che raggiungerò poi la mia meta. Noi siamo arrivati dal retro della cattedrale, questo è proprio l'ingresso trionfale dove arrivano tutti i pellegrini e possiamo assistere proprio ai gesti liberatori. Emozionanti. Gente, pellegrini con le braccia alzate che dicono finalmente ce l'ho fatta. Eccoli, eccoli, guarda, stanno arrivando. Dall'Argentina, ragazzi, dall'Argentina, un gruppo di ragazzi giovani, Anche dal Cile, sono le bandiere cilene, argentine. messicane. Ah, bene, al solicino ci riposiamo. Noi non abbiamo fatto una grande camminata, solo 3 km da Ciarlino, però vedendo tutti questi pellegrini che esultano, Sì. che ringraziano il cielo per aver compiuto questa impresa, ci dà molto da pensare. E vediamo tutti con questa conchiglia che è il simbolo del cammino. Conchiglia che per molti rappresenta la ricerca della conoscenza e un simbolo di protezione. E si dice anche che una volta arrivati a Finisterre, quindi sull'oceano, questa conchiglia debba essere riconsegnata alle gelide acque del mare dell'oceano Atlantico. Gelide se ci arrivate d'inverno, in autunno e inverno, magari d'estate, chi lo sa, magari in bagnetto. Aggiungo che ha anche un significato di prosperità, di abbondanza, quindi di solito viene regalata per chi ha intenzione di effettuare il cammino di Santiago come gesto augurale. Ho nominato Finisterre perché il cammino di Santiago ufficialmente finisce a Santiago, ma se proprio volete
completarlo al 100% c'è un ultimo tratto, ora non mi ricordo quanti chilometri, che finisce proprio sul mare, appunto a Finisterre. Perché come dice la parola, Finisterre significa la fine delle terre e quindi è lì che il pellegrino dovrebbe arrivare. Vedete, è un via vai continuo di pellegrini zaino in spalla che vengono qui davanti alla cattedrale, si fanno una foto e poi esultano per l'impresa che hanno appena compiuto. Bene, a questo punto ci apprestiamo a entrare dentro la cattedrale. C'è un pochissima fila, mancano 5 minuti all'apertura e ve la facciamo vedere. Di Santiago de Compostela, come vi abbiamo già detto, è la meta finale del Cammino di Santiago. È un'importante cattedrale di origine romanica. La sua costruzione iniziò nell'anno 1075 sui resti di antiche chiese già esistenti ed è caratterizzata da diversi stili architettonici, fra i quali il barocco, il romanico ed il gotico. Tra gli elementi più significativi e importanti c'è il Portico della Gloria, che ha un ingresso a parte, c'è da pagare appunto un ticket, e vista l'importanza dell'apostolo Giacomo gli è stata dedicata un'intera cripta sotto il livello del suolo, quindi scendendo delle scale vi si accede e dietro un'inferriata si può vedere il suo sepolcro. L'ingresso alla cattedrale in maniera individuale, cioè se non siete in gruppo, è libero e gratuito, quindi non c'è da fare nessun biglietto. Dovrete rispettare gli orari di messa e fare al limite, a seconda della stagione, un pochino di fila. A noi è andata piuttosto bene. Non si accede dalla piazza principale, quindi dal frontale della cattedrale, ma da questa porta laterale che avete visto, che dà sulla Fontana dei Cavalli. Cincina a tutti! Cincine, ragazzi, una cagnetta. La caglietta e siamo al bar caffè La Ciarra. È qui proprio dietro alla cattedrale. Abbiamo visto dei piatti qui dalla vetrina, niente male, ci ha attirato. Facciamo il pranzo in questo locale. Esatto. Tra poco vedrete anche le delizie che abbiamo ordinato. C'è l'acquolina in bocca. Di là a me. Intanto brindiamo. Salute. Bella scura, maltata, buona.
Ma prima ancora di iniziare ci hanno già portato l'aperitivo. Che spettacolo, questo non era incluso, eh. Tanta roba, buon appetito. Buon appetito. C'è anche il riso col polpo, E potevamo venire noi in Galizia e non provare il polpo. Con le patate. Con le patate era da tutte le parti che ci chiamava. Il polpo alla gallega, come lo chiamano qui. E alla fine abbiamo ceduto alla tentazione. Come si fa? Quindi buon provecho. Buon provecho. Sal y azúcar, contigo todo, sin ti no hay nada, me vuelvo abismo como en la nada. Dopo aver spazzato via il polpo con le patate, un bel secondo di carne. Sono tutte specialità gallega, cioè della Galizia ovviamente. Costolette di maiale. Sì, sono costiglia si Costiglia. chiama. Costolette di maiale, un po' di patate e pomodori. E queste rasso si chiama. Rasso, non ho capito bene la pronuncia. Che carne. Sempre bocconcini di maiale ripassati, varie speziette, vediamo. Cipolla, pomodori e sempre patatine fritte. Mamma mia. Buonissime. Che bontà ragazze. Dulcis in fundo. Il dulce. Il dulce. Ma non uno solo, ne abbiamo presi due. Iniziamo dalla torta di Santiago. Tutte cose tipiche vogliamo assaggiare. E sta qui. Oggi ci si dà la pazza gioia. Buona. Buona. Intanto è arrivata anche la torta. Il pellegrino. Intanto è arrivata anche la torta del Pellegrino. Se siamo a Santiago de Compostela non puoi prendere la torta di Santiago e quella del Pellegrino. Abbiamo appunto preso cose assaggini tipici. Tipici. Buona questa. Ricorda un po' la torta della nonna. Quella con i pinoli ma senza pinoli. Buona davvero. Assaggiamo l'altra. Questa c'ha il cioccolato sopra. Abbiamo mangiato benissimo. Spettacolare. Ah ragazzi, che mangiata che ci siamo Una fatti. bomba. Alla fine 4 porzioni a testa, eh. Sì, praticamente l'aperitivo diciamo ce l'ha regalato, ce l'ha offerto perché la cucina stava tardando un pochino a far uscire i piatti, quindi in maniera molto carina, l'ha offerta a tutti, ho visto, non solo Sì, a noi. a tutti. Però ecco, si vede una pratica comune qui in Spagna, è una cosa molto carina da ricevere. Quindi una porzione di riso con il polpo. con il polpo e un'impanata sopra, questa specie di schiacciata ripiena, che non ho capito cosa c'è dentro, ora mi Un po' informo. piccantina. Poi abbiamo preso 2 antipasti noi, il polpo alla gallega, bello piccante. Poi Fede ha preso i bocconcini di carne, io ho preso le costine, entrambi accompagnati con patatine, insalata e pomodori E cipolla. e cipolla. Un po' piccantina anche questi. E poi un dolce a testa, quindi la torta del Pellegrino e la torta di Santiago. E 2 belle coppe di birra. Esatto, 2 cañas. 2 cagnas. Tutto abbiamo speso 34 euro in 2. 17 euro a testa. Quindi Direi che super soddisfatti. se venite a Santiago vi consigliamo quindi il bar La Charra, che è proprio dietro la cattedrale. È vicinissimo. In ogni caso, dovunque andate troverete sicuramente migliaia e migliaia di locali dove mangiare. Migliaia no, però insomma tanta roba. Taverne per ogni prezzo, per ristoranti più grandi, bar come noi, ma non sono semplici bar, sono locali che fanno anche cucina per tutte le tasche, diciamo così. Un'altra pulperia. Esta es la via della comida. Abbiamo davvero scelto la giornata ideale con questo sole. Che spettacolo. E ora giù a smaltire per tutta la città. Bisogna smaltire, ragazzi.
Qui ci sono delle conchiglie, ragazzi, veramente prestigiose. Quella costa solo 179 euro, ma stiamo ammirando la mappa qui della Spagna con tutte le catene montuose, i Pirenei che abbiamo passato e queste altre montagne dove abbiamo trovato un bel freddolino. Ora noi ci troviamo a Santiago de Compostela e qui ci sono riprodotte tutte le vie dei vari cammini, le varie route, vedi? Sì. Tutti i cammini con i vari colori. Quello diciamo più classico conosciuto è quello francese, quello rosso, Questo rosso. che parte appunto da Saint-Jean-Pied-de-Port. Passa da Logrogno, Burgos, León fino ad arrivare a Santiago. C'è riportato anche il cammino portoghese. Infatti al ristorantino c'era un signore con la maglietta del Cammino del Portoghese, Che stava spiegando, Portugal. stava spiegando a un altro signore che non sapeva, gli ha detto questo è il cammino portoghese, non è quello conosciuto francese, ma è altrettanto bello e queste sono le tappe, c'aveva le tappe disegnate sulla maglietta. Bello. Siamo tornati alla cattedrale. In quest'angolo della cattedrale possiamo ammirare in un certo momento del tramonto, quando la luce cala, il peregrino escondido. Cosa significa? Significa il pellegrino nascosto, perché appunto quando si forma all'ombra dietro a questa colonna che vedete alle mie spalle, appare una figura dietro che in tutto e per tutto ricorda un peregrino che cammina. Ma noi eravamo a Magnà, a Comer, e ci siamo persi l'ombra. Più che altro perché usciti dal ristorante il tempo è cambiato molto e adesso è tutto nuvolo. Per fortuna che abbiamo fatto il giro prima e quindi il centro storico effettivamente appare più cupo. Questo è così, purtroppo c'è poco da fare. Sì, si torna a Scozia, ragazzi. Ma la domanda che può sorgere per chi non conoscesse come funziona il Cammino di Santiago è: quando un peregrino arriva col suo zaino qua in piazza grande, nella piazza principale davanti alla cattedrale, poi cosa deve fare? Allora, un passo indietro, perché il peregrino quando inizia il suo cammino deve recuperare un passaporto, che è appunto il passaporto del Cammino di Santiago. Ogni tappa che farà, quella accreditata ovviamente, riceverà un timbro. Il timbro lo può trovare in alberghi, ristoranti, ostelli, nei punti appositi dove appunto si ottiene questo timbro che segna la tappa che ha svolto il peregrino. Una volta che arriva qui alla città di Santiago va all'ufficio del pellegrino dove potrà farsi apporre l'ultimo timbro sul suo passaporto. A quel punto e solo a quel punto riceve la compostela, che è l'attestato del completamento del Cammino di Santiago. Ecco Ciarlino, ce l'abbiamo fatta! Però ti dico anche quanti chilometri. Ciao Charlie, che bello vederti, sono sfiancata. Ho appena detto a Marta i chilometri che abbiamo fatto oggi. Sono sfasciata, sono sfasciata. Dai, va bene, sono meno di quelli di ieri. Ieri ne abbiamo fatti 12 e mezzo. Però insieme insomma. Oggi 8 e mezzo, ragazzi. 8 e mezzo. Non male. Non male, ma insomma quanti sono? 21 quelli 21 km in 2 giorni. Quindi dai, ora ci godiamo il tramonto dal nostro divano su Charlie
dovrebbe promettere un bel tramontino. Che dite? Vediamo poi il meteo per domani, perché abbiamo in mente un'altra tappa sempre legata al Cammino di Santiago. Ve ne abbiamo già spoilerata una parte, per chi è stato attento nel video forse ha capito dove vogliamo arrivare, questa è la parola importante. Sì. Scrivetelo nei commenti. Noi stanotte dormiamo qua. Qui, proprio seduti qui, Sì. così, vestiti, perché non abbiamo la forza manca di spogliarci. Un bel pediluvio ci sta. E niente, ora non è finita qui, perché scarichiamo tutte le memorie, scarichiamo foto, lavoriamo un po' al computer. Ci abbiamo da montare il prossimo video. Poi cenetta, vi assicuriamo, leggera. Perché oggi abbiamo mangiato tanto e era anche un po' tardi rispetto al nostro orario del pranzo. Quindi stasera brodino potremmo fare, ecco, stavo suggerendo una tisanina, un brodino, una roba leggera. Poi Fede a un certo punto alle 8 mi dice: ma non si cena? Non c'è niente di sostanzioso. E si tira fuori il pollo arrosto. E mi smonta. Ci aggiorniamo più avanti. Naturalmente mettete un bel like se vi è piaciuta la nostra escursione per i vicoletti di Santiago. Un pollicione, grazie, molto molto gradito. E iscrivetevi anche al canale. E aggiungo io anche un commento, noi li leggiamo tutti e cerchiamo di rispondervi sempre. Ci fa veramente tanto piacere leggervi. Ora al momento non so nemmeno se questo video finisce qui o se continua, ma voi lo scoprirete subito. Sì. Buongiorno ragazzi, nuova giornata dalla Spagna, olè. Buongiorno dalla tavola per l'ora di pranzo. Esatto, oggi iniziamo dal pranzo. Stamani servizi, sì, stamani servizi, abbiamo fatto il lavaggio dei panni, lavanderia qui vicino. Io ero in lavanderia, Fede stava finendo di montare il video, di caricarlo, insomma lavoro al computer. Ci ho messo un po' di più, sono tornata, il pranzo era praticamente pronto, perché ieri sera, ve lo confessiamo, dopo la buffata del pranzo di ieri nel bar Trattoria di Santiago, ieri sera abbiamo cenato con una tisana calda. Sì. Questa è stata la cena, quindi avevo già preparato il salmone per mangiarlo appunto ieri sera, e il salmone ce lo mangiamo oggi, quindi abbiamo trovato il pranzo pronto. È solo rimandato, noi non si butta nulla, si mangia tutto. Ci mancherebbe. Poi dobbiamo fare la spesa. Un po' di spesa e anche il diesel, perché siamo in riserva. Quindi oggi giornata di servizi. Salutiamo la Gadis che ci ha ospitati per questa spesa, diciamo così. Dovrebbe essere la catena dei supermercati della zona, della Spagna nord-ovest. Non siamo sicuri, se lo sapete scrivetecelo, dateci conferma, perché l'abbiamo trovata solo qui. Però i prezzi sono buoni e sono tanti. C'è scelta, questo non era grandissimo come sede, però ce ne sono tanti, appunto, come diceva Fede. Che arcobaleno, mentre vi parlo ragazzi. Fede, qua è un po', qui è un po' meno marcato, ma di qua dietro le palme. Dietro le palme. Ora si vede. Che bellezza. Ma capirai, con questo clima pazzoide qui. Questo clima, praticamente siamo entrati nel supermercato, stava piovendo a dirotto. Siamo usciti, c'era il sole e c'è tutto questo tempo ballerino. Gli abitanti ci sono abituati, da quello che abbiamo capito. Noi un po' meno. Ora facciamo un po' di diesel. Sì, facciamo diesel perché Charlie ha chiamato, ha detto: uè, ma qui voi fate la spesa, ma a me non mi date, mangiate, io no. A me non mi date nulla. Poi proseguiamo verso appunto la prossima destinazione, no? E quello più avanti. E eccoci, Petroprix diesel 1,31,9, gasolio fatto, una cinquantina di euro, 1,31,9. Quindi questo Petroprix, è già uno scioglilingua a dirlo, è conveniente. Ora andiamo verso
Una destinazione gettonata, diciamo così. A una 80-90 km, giusto capo? Un attimo. Il capo Momento guida. catartico. Ok, 90 km. 90 per la precisione, ci dice la regia. Questa è la zona, diciamo, molto grande, la zona artigianale, commerciale di Santiago. C'è il Decathlon, c'è la Lidl grande, Leroy Merlin, tutte le varie aziende, il Media Market, insomma, direi che è grande. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do. Do what you gotta do. I feel it in my bones like you'll come along now. Baby, you coming through. Wow! Do what you gotta do. Take Ma it to the big scene. per i più attenti avranno notato che lungo la strada ci sono ancora i cartelli che segnalano il cammino di Santiago con le varie colonnine e le frecce per il percorso. Vediamo un po' chi indovina dove stiamo andando. Hai qualche indizio, Fede? Visto che si vede il mare, io quando vedo il mare mi immagino le conchiglie. Vi posso dire che è un luogo alla fine del mondo. Quindi andiamo alla fine del mondo! Alla fine del mondo con Charlie! Vogliamo raggiungere e quindi completare, come dovrebbe essere proprio da manuale, il cammino francese, ovvero Finisterre, cioè la fine delle terre, sarebbe il nome che è stato attribuito ai tempi dei Romani, che significa appunto fine delle terre o Finisterra come la chiamano qua, che è il punto dove veramente si conclude sull'Oceano Atlantico il cammino di Santiago. C'è chi si ferma alla cattedrale, come vi abbiamo detto, ma per completarlo appieno e per rigettare ufficialmente la conchiglia che ha accompagnato il pellegrino in tutto il percorso, si dovrebbe arrivare qui a Finisterre, appunto, e lanciarla nella scogliera che si affaccia sull'oceano. Ci dovrebbe essere anche un segnale che attesta proprio la fine ufficiale del cammino e noi andremo lì. E in più ci arrivate all'ora del tramonto, raggiungerete l'apice e noi siamo appunto a mezz'ora dal tramonto, quindi Ci stiamo provando. vediamo un po' se tutto collima in maniera giusta. Perfettamente, perché è difficile anche per il meteo. Vi abbiamo spiegato che questa zona è praticamente teatro di perturbazioni, piogge continue, nuvole che vanno e vengono, e anche nella giornata di oggi sarà piovuto 50 volte e altrettante volte è uscito il sole, quindi magari arriviamo lì e c'è il tramonto oscurato, come invece siamo fortunati e noi ci proviamo. Wow, che colore! Attraversiamo il paesino di Finisterra, ma noi procederemo oltre fino al punto estremo dove c'è anche il faro. E infatti vogliamo raggiungere il faro di Finisterre. Qui 2,5 metri non ci si passa, quindi di qua. Il faro, c'è scritto Il faro. qui, quindi la strada è giusta. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Go, go long. Baby, for love. Go all for love. We're going for love. Beating hearts off the charts. Tutto in salita, ragazzi. Ah, For love, we're going for love. Baby, going for love. Baby, for love. Take it to the big scene, take it all. gli albardetti. Hope and glory. Beating hearts. Siamo arrivati ragazzi, siamo alla fine del mondo. Già vediamo il panorama, ora tra poco ve lo facciamo vedere anche a voi. Beating hearts off the charts. I bet you'll come around, but don't get me
Ed eccoci, eccoci! È bellissimo! Bellissimo! È bellissimo! Guardate che tramonto, che Oh. cielo! Che promontorio, è un promontorio proprio sopraelevato, molto alto dal mare, tutte rocce e c'è questo spettacolo che non vi descriviamo. Ora aspettiamo che il sole passi sotto la nuvola e che ci abbagli con tutta la sua luminosità. Qua giù abbiamo anche il faro e ora dobbiamo cercare anche la colonna che già abbiamo visto che segnala il chilometro zero. Qui la fine del cammino. Eccolo, il chilometro zero, lo tocchiamo con mano. Finalmente, anche per i viaggiatori, zaino in spalla, finisce questo cammino molto impegnativo. Sì, vediamo. Aspetta, passano loro però. Uguale, guarda, ne ho tante di foto. Ti faccio anche un pezzetto di video che lo mettiamo come testimonianza. Grazie. Sì, va benissimo, benissimo. No, poi ho visto la bandiera italiana, Buen Camino, e allora ho capito che eri italiano. Sì. Come ti chiami? Alessandro Bonifazzi, ho un Oh. canale YouTube, ho Anche un po' tutte le mie tappe del... Ah, anche noi. No, io soltanto del cammino. Solo dei cammini, Sì, vari. solo del cammino di Santiago. Ok. Non ho un piccolo, ma perché una bambina piccola... Seguite Alessandro. Grazie. Ora andiamo dietro al faro di Finisterre a goderci, speriamo, un bel tramonto. Siamo arrivati. Siamo alla fine del mondo, ragazzi. C'è un sacco di gente. Tutti a fare le foto. Bellissimo, bellissimo. Si vede l'oceano tutto intorno a noi. Una sensazione di potenza da quassù. Veramente bello. C'è un po' di vento, un po' freschino. C'hai il fiatone anche. C'ho il fiatone perché abbiamo corso per arrivare qui. Il faro è proprio questo. Quello lì è un edificio, ma probabilmente c'è un bar, c'è una zona pubblica. E abbiamo letto che il faro è ancora in funzione. Esatto. E poi, se siete fortunati, abbiamo letto che da qui si possono vedere i delfini. Cioè, sarebbe Chissà. l'apoteosi. Sì, veramente. Abbiamo conosciuto Alessandro, ma gli abbiamo lasciato la sua privacy per godersi questo momento, perché ha detto che voleva fare delle foto all'oceano e poi voleva mangiare. Anche perché la fatica che ha fatto per arrivare qui. Infatti, probabilmente chi arriva qui come pellegrino sente il bisogno, la necessità, scusate il fiatone, ma ho fatto la corsa, necessità di raccogliersi in un momento proprio, guardare il mare, e quindi non volevamo disturbarlo.